nelle puntate precedenti. Madonna! Sai che mi devo tirare nuovo a questo posto? Davvero? Non parlo sì, vabbè, è possibile anche che ci dividiamo. Ragazzi, non dovete lasciarmi sola. Non è un posto per dormire? Sì. Dormo da lui. Qua dentro vivono più di 10.000 persone. Sì. Hai comprato? Qualcosa per noi, spero. Secondo me il cavello sarà dispa. A me fa paura il dopo. Per presentare il prossimo narratore mi basta dire una cosa. E facciamo calcio. Bella Hong Kong, eh? Questo mi sa molto più di Asia vera. Ma soprattutto i taxi sono troppo belli. Ma non è che qui ci rimanete? Madonna mia, facciamo sempre rischiare di perderli anche quando arriviamo in tempo. Gate vuoto, solo noi. Mi sta salendo tutto quello che non ho mangiato. Tra l'altro, vi ricordate le buste della prima puntata? Attenzione, a breve capirete quanto è maligno Ale, eh? Stiamo andando a Taipei. Chissà, anche qua ci rimarremo. Siamo ormai a metà budget, ma tra cibo, internet e i soliti 48 euro per i voli di ritorno obbligatori per soggiornare a Taipei, i ragazzi hanno già speso 81,34 euro prima ancora di arrivare. Diciamo che se Giacomo vuole portarsi a casa qualcosa, è bene che inizino a risparmiare. Io sono rimasto senza soldi. Non ho nulla. Zero. Ed eccoci qua. Proprio un peccato starci così poco tempo. Giusto! Carrello pari o dispari? Era da metà Hong Kong che stavo continuando a ripetere che il carrello a Taipei sarebbe stato pari. Ho proprio la sensazione enorme che sia pari adesso. Non potevo rimanere in giro ancora per molto. Ci siamo, Taipei, Taiwan. Che bello questo cartello. Starebbe benissimo in ufficio. Il volo del nostro aereo era 2229 tipo. Quindi questo mi ha dato speranza. E dato che la speranza è l'ultima a morire, al contrario di Stuart Little, a quanto pare... Stuart Little. Tu ricordi? Sì. È morto. L'hanno trovato morto a Catania. Eccolo qua, il timbro taiwaniano. Ma ora c'è un bel simbolozzo che ci aspetta. Guardiamo. È 50-50, quindi non sapevo cosa aspettarmi. 4 pari. Non ci credo. Ah, Tiger Air, però no. GBA Hong Kong 3. Sei sicura? 3 HB 708, il nostro volo. Io speravo fosse dispari perché io volevo restare in ogni posto in cui atterravamo. Non avevo preso in considerazione la cosa di Alessandro. Avevo quest'altra cosa a cui emotivamente tenevo molto, non potevo rinunciare. Mezzanotte e 35, dispari 3. 3. La roulette insegna che può capitare il rosso per 60 volte. Questo è un po' un insegnamento da ludopatico, quale io non sono. Ancora una volta dispari. No, volevo andarmene da sto posto di merda. Ale, tutto bene? E perché quella faccia preoccupata? Che passa, caraco? Mesi prima, con mio papà, avevo organizzato per andare 2 giorni dopo quel momento a vedere Inter-Liverpool di Champions. E quindi sapevo che lui stava un po' soffrendo il fatto che c'era la possibilità che io paccassi. Se fosse stato pari sarebbe stato tutto troppo a nostro favore. E infatti, proprio durante il viaggio a Taipei, Ale riceve un messaggio proprio da suo padre. Allora, guarda che la partita è martedì, ti voglio bello, fresco, pimpante. Se uno ti manda un audio del genere, come fai? Un abbraccio, un bacio, ciao. Mi ha ucciso a sentirlo adesso, era un momento molto delicato. Loro erano contenti comunque. Mi sentivo anche un po' in colpa per non aver compreso in quel momento il suo bisogno e per non essermi ricordata comunque di questa cosa. Se avessi sperato magari avrei mandato un po' di energie giuste per far sì che fosse pari. E quindi ho detto, vabbè, continuiamo a giocare. Incredibile. Ma pensa se avessimo deciso di farli pari. Tornavamo dopo 3 giorni a Milano, però avrei risparmiato un sacco di soldi. Allora mi sa che andavo col carrello pari e devono fuggire. Penultimo chooser della storia. Non è giusto. Per un attimo ho pensato, ce ne andiamo subito. Però non si poteva, perché bisogna stare almeno 24 ore. Veramente difficile, perché non pensavo che avrei vinto. Continuavo a rimandare il momento difficile in cui dovevo prendere una decisione. Una decisione non facile, che però in qualche modo avrebbe già suggerito le intenzioni di Ale. Scelgo il volo. Se scelgo il volo decido quando si va via da qua. Ambra, mi cerchi il posto più pozzo, più brutto che c'è? Vivere
l'experience. Io non volevo scegliere niente in realtà, mi interessava solo il cibo. E lui avrà il sopravvento su di me. Perché è un Perché maschio io mi alfa. sento in colpa che ho speso i soldi oggi pomeriggio. Potevi non spenderli. Opsi! Tra l'altro sembrano passati tipo 3 giorni, ma le spese pazze Sissi le ha fatte tipo 6 ore prima. Sicuramente ha influito il fatto che Ale mi avesse restituito i soldi nel mio non insistere nello spendere più soldi per l'hotel. Quindi tu hai scelto il volo e adesso torniamo nel pozzo. Per compensare un po', insomma. Una roba intermedia. Cioè, una roba tipo Isola di Pasqua. Water che se ti siedi ti tagli e prendi il tetano. C'è un giochino. La cucaracha muerta. Non avrebbe mai preso una roba così marcia. Chiedo a ChatGPT qual è il centro di Taipei. ChatGPT qui non funziona, ma io per fortuna ho un VPN, quindi sono... Vedete che NordVPN serve davvero? È l'app che torna più utile in ogni singolo viaggio. Questo per 100.000 motivi, ma questa volta ve ne dirò solo 3. Primo, se navigate su internet ne vedete di tutti i colori. Siti che si fingono altri siti per rubarvi dati, mail truffaldine, app che vogliono sapere tutto di voi o wifi pubblici strani in giro per il mondo. Avere NordVPN installata sul telefono vuol dire viaggiare tranquilli. Non va ChatGPT qua? Tu hai la VPN adesso? Grazie. Secondo, NordVPN ha anche Threat Protection Pro, la funzione antivirus. Praticamente vi avvisa se state per entrare in un sito pericoloso o fake, blocca malware e pubblicità e scansiona i file che scaricate. Terzo, se siete all'estero e volete accedere ai vostri abbonamenti in streaming italiani, se vi iscrivete adesso avete diritto a ben 4 mesi extra sui piani biennali. Vuol dire che paghi per 2 anni e sei coperto per quasi 2 anni e mezzo. Mica male. E se per qualche motivo non siete convinti, avete pure 30 giorni per essere soddisfatti o rimborsati. Per iscrivervi, cliccate sul link in descrizione o scannerizzate il QR code qua per avere la miglior offerta disponibile in circolazione. Quanto costa? 87 euro. Preferisco spendere invece di 20 euro 100, dormi in un letto comodo e stai tranquillo. Perfetto, hotel confermato e Ambra da Milano procede all'acquisto. Questa sì che si chiama gestione. Usciamo ufficialmente nella City. Ma quali saranno allora le differenze tra Hong Kong e Taipei? E tipo quelle che ci sono tra Ortega e Aymar? Temperatura incredibilmente top. Altro bel vannozzo. Stesa. Stelline sul soffitto, No, fagli questo è vedere. incredibile. Effettivamente la macchina pimpata con le stelline mi mancava, è madre de Dios. Scammotel che non esiste? Un bro ci scarica qua, non gliene frega un cazzo se c'è uno. C'è troppo. Cosa? L'Asia è un po' decadente, un po'... Un vicolo sporco in Asia è molto più figo di un vicolo sporco in Sud America o in India. No, ferma un attimo, adesso io mi alzo in piedi perché qui c'è della poesia, di basso livello ovviamente. Qui comunque rischiate di rimanere senza hotel, Is there? Eravamo di fronte alla stazione, quindi immagino non proprio zona top. Sono le 2:36, ci sono 19 gradi e andiamo a vedere il nostro hotel. Di hotel? Andiamo a vedere. L'ascensore è già diverso un po' da quello di stamattina. Puzza. Sai quelle case un po'... Sì, chiaro. Fa parte del gioco. Sarei andato anche in un posto peggiore per il meme. Boh, Sara, a me non sembra di vedere sto grande entusiasmo. Can we do like late checkout? 8 euro, ma vai a fare in culo. Il totale compreso anche la fila. Chi ci ammazza? Ah Giacomo, ma pure tu di manica così larga sei diventato. Guarda che quelli sono soldi tuoi, L'hotel era horror proprio, corridoi strani, lunghi, da film horror. A sto punto fateci vedere questa stanza degli orrori. Sarà così orribile. Beh, non c'è una finestra. Non ero mai stato in una stanza in cui da nessuna parte c'era una finestra. Quindi Alessandro stanotte ci farà morire con le sue puzze nasali. Ah, la doccia è qui. Ah, ok. Uno si fa il bagnetto qua. Esatto. E insaponatissimo. E nel frattempo tu... Però la stanza ci stava, era pulita. Cioè, non abbiamo preso un hotel marcio, schifoso. Va bene, è arrivato il classico momento di scegliere il volo, ma questa volta il conflitto non sarà legato soltanto alla destinazione. Il rapporto con mio papà non è sempre stato l'ideale rapporto padre-figlio. Durante la mia vita ho avuto tantissimi scontri con mio papà, perché lui appunto qualsiasi cosa provassi a fare mi diceva che non sarei riuscito a farla. Negli ultimi 2 o 3 anni comunque stavamo iniziando ad avere un dialogo. Avevo promesso che portavo mio padre a vedere la Champions a San Siro. Lui mi chiedeva costantemente aggiornamenti e io gli ho detto il volo è dispari e quindi lui sapeva che sarebbe stato impossibile. Devo fare una scelta se spingere sul video o se fare questa cosa con mio papà. Ed è molto difficile. E quindi dovevo trovare una soluzione. Se andiamo a Istanbul, per dire. Torniamo martedì in Italia. E come fai? Devi stare 24 ore a Istanbul. Cazzo, in effetti non ci voleva questo cazzo di rullo di spari. Ale, lo sai qual è la scelta giusta, su. Oh mio padre. Cioè può essere davvero che non mi risponda perché si è arrabbiato. Ma no, dai. No, non credo. Comunque non ti dirà mai di tornare in Italia per la partita e ritornare di nuovo qua. Sì, per ma poi si ritornare in arrabbierà Italia. tantissimo. Mi scriveva dei messaggi tipo non vedo l'ora di andare a vedere la partita insieme e dirgli
no, perché sto facendo questa cosa, gli avrebbe penso fatto male. Non puoi fare avanti e indietro. Sono molto indeciso. È tutto il viaggio in macchina che ci penso. Vedevo che lui si stava impegnando per cercare di essere più papà e quindi io volevo essere anch'io più figlio. Sto scrivendo. Sono al lavoro, non posso. Così mi uccidi però. Non so che cosa fare. Che difficile. Io ero tanto dispiaciuta perché da un lato c'era la famiglia e da un lato c'era il suo lavoro. È la classica questione che nella storia dell'uomo ha toccato milioni di persone. Famiglia o lavoro? La risposta sarebbe facile, ma quando il tuo lavoro è anche la tua vita e in parte la tua famiglia, come si fa? Se non andremo insieme a questa partita sarà come fare 100 passi indietro. Fammi vedere i voli per curiosità. C'è un volo domani alle 11 che arriva alle 6:50 di martedì. Minchia. Bella sfacchinatina, Mi sento in colpa per non aver sperato abbastanza che fosse pari. Sapevo anche che il papà, se lui non fosse andato, ci sarebbe rimasto molto male. Io sono contento se fai sta roba con tuo padre. Dei soldi non me ne frega nulla. Non volevo che per quello che stavamo facendo lui si togliesse un'opportunità di fare altro con suo padre. Davvero ringrazio molto entrambi perché ho proprio percepito che mi volevano bene. Però sarebbe bello che voi lo finiste. L'ultimo twist è fondamentale. E quindi ho mandato via Giacomo un attimo per ragionare con Sissi, potendo parlare liberamente delle regole. Eh sì, perché l'ultimo twist riguarda proprio Giacomo. Fai di tutto per andare perché queste sono cose che non capiteranno più. Il rapporto padre e figlio è giusto che vada coltivato. Era importante anche per me che lui scegliesse di tornare in Italia dal papà. Best Combini Family Mart. E mentre il buon Jack si consola con un po' di cibo tipico, Ale riascolta il messaggio per convincersi a prendere una decisione. Ti voglio bello, fresco, pimpante. Un abbraccio, un bacio. Ciao. Ho deciso. Prima pensavo tipo vabbè, lo capisci, Ame. Poi mi ha dato quest'audio e mi ha fatto tanta tenerezza e ho detto devo fare in modo di andare. Beh, emozionata ovviamente, ero felicissima. Chi non conosce Ale non sa quanto sia veramente tanto importante come scelta e secondo me ha fatto la scelta giusta. Ora non rimane che comunicare la scelta di Ale a suo padre. Ciao. Ciao. Tu dove sei adesso? Io adesso sono a Taipei. Siccome io ci tengo tanto a fare questa cosa insieme, torno lo stesso domani e andiamo a vedere la partita e basta. Ma sono commosso. No, giuro, mi fa moltissimo piacere. Perché insomma so che tu con il tuo lavoro, le tue cose, insomma, fai le cose seriamente, per cui insomma arriverai che sarai un po' sfatto, ma ti riposerai dopo. Va bene, dai. Un bacione. Ciao pa. Un abbraccio, ciao amore, ciao, grazie, Il grazie. lavoro non è tutto, capito? Cioè ogni tanto puoi anche metterlo da parte. Anche lui come me fa molta difficoltà a mostrare le proprie emozioni, però sono contento, so che sarà molto contento. Sembrava non esprimere troppe emozioni, ma secondo me in realtà lui veramente era commosso dal gesto, cioè l'ha apprezzato tantissimo perché conosce bene Ale. Perfetto, direi che Ale ha fatto la scelta giusta. Ma adesso come risolverà la questione twist? Guardate qui. Il boss, bentornato. Sono molto soddisfatto di come abbiamo aggiustato il gioco. E adesso diventa divertente. O almeno diventa divertente per Ale, un po' meno per il povero Giacomo. Ho un peso nello stomaco, quindi lo toglio, non ce la faccio. Ma tu sai tutto, sì? Sì, amore caro. Come al solito, same shit. Mi sa che verranno prese le buste in questo momento. Le buste? No, le buste no. Mi ero dimenticato delle buste, sì. L'avevo proprio eliminato dal mio cervello. Adesso, guardate qua, questa è roba seria. Sono le 4:25. Come ti senti? Dilaniato. Anch'io lo sarei nella tua situazione. E dato che sta arrivando il momento fatidico, tanto vale spendere i nostri soldi. Illegale. Cazzo, è buono. E ora, però, Cambia tutto, dai. Cambia tutto. Porco il tuo. twist finale. Hai una patata in mano bollente, ma veramente di quelle che scottano. Ne hai toccate poche così bollenti. Ne hai toccate veramente poche di patate di questa tipologia qua. Tutto ora è nelle mani di Giacomo. Infatti dovrà scegliere tra rinunciare a tutti i soldi e tornare in Italia con Sissi e Ale subito, Facendo sì che tutto il budget rimasto vada al fan. Tutti i soldi ad un fan non ci sta. Oppure pescare una di queste buste che, ricordiamo, contengono il posto in cui ognuno di noi assolutamente non voleva andare. e proprio in quel luogo passare da solo almeno 48 ore. Da solo? Dove ci saranno dei piccoli compiti che dovrei portare a termine. Ancora, ma basta. Giacomo, il grano va guadagnato, eh? Non lamentarti sempre, anche perché se accetterai il budget verrà
verrà raddoppiato. Beh, mica male, eh? Però ogni spesa fatta costa 5 volte per come i voli da noi presi. Ah no, allora le cose si fanno più complesse, eh? Ricapitolando, Giacomo ha due scelte: tornare a casa adesso, regalare tutto a un fan e rinunciare a 2 giorni di potenziali sofferenze, oppure lasciare andare via Ale e Sissi, tenersi il malloppo raddoppiato e passare 2 giorni nella meta che andrà a pescare dalle buste. Questa è veramente l'infamata del secolo. Cosa sceglierà il buon Giacomo? Non so cosa hai messo tu, ma Quello che hai messo tu. Non è detto, dai. no. Io avevo messo India, l'ultimo dei posti in cui volevo andare. Sembra un indiano. He really likes India. Tu andresti mai in India da solo? Io non andrei in India e basta. Ma non puoi andare, voto. scusa, alle Maldive, in India vuoi finire? Spesso abbiamo scherzato sul fatto che l'India è proprio un posto che ti mette alla prova. 48 sono tante però un pozzo. Quelli che tagliano la carne con le unghie dei piedi, quella roba lì super mega schifosa. Raddoppi saldi. Tutto per te. No, ma tanto ci va, cioè sì, ovviamente la scelta è sì. È ovvio che la mia scelta è stata la seconda opzione. Ha detto sì! Io voglio vedere chi a posto mio avrebbe scelto di dare tutti i soldi a qualcun altro. Oh, questo è lo spirito, viva il football! Non potevo mollare lì. Giacomo con questa scelta toglie definitivamente tutti i soldi al caro fan. Oh raga, a sto giro vi è andata male, o forse no. In realtà no, state tranquilli, perché una volta tornato a casa Ale ha pensato: crepi l'avarizia, la prima stagione facciamola come si deve, e ha quindi deciso di lasciare, oltre al montepremi totale, a Giacomo anche la sua metà uno di voi. Bravo! Uno di voi che non è ancora stato scelto per la cronaca, quindi mi raccomando che il commento più bello su questa o la scorsa puntata potrebbe non essere ancora stato scritto. Pescaccio! Il problema era Sissi, non lo so che posto può aver messo, capito? Non giudicatemi per la mia scelta, ho le mie buone motivazioni e non sono che il posto non mi piace. Non l'hai proprio toccato il mio. Tu qual era? Quello a sinistra? Mi sa che gli è andata malone. Vediamo cosa c'era nelle altre buste, va. Cosa avresti potuto pescare se avessi scelto Sissi? Non ne avevo la più pallida idea. Ma ragazzi, io ci andrei a vivere domani, forse a Varsavia. Avevo paura che poi ci dovevo andare io e mi sono fatta un po' furba. Curva la tipa. Se mi fa scrivere sta cosa è perché forse lo pesco e ci capito da sola. Ho detto almeno voglio finire in un posto in cui so che sono vicino all'Italia e comunque non è un posto difficile in cui stare da sola. Ho sperato che tu mi guardassi un attimo e che io ti facessi una faccia. Controlliamo anche la busta di Giacomo, come se già non sapessimo cosa ha scritto. Ovviamente. E adesso vediamo dove andrà effettivamente Giacomo. Tremano le mani. Brutta merda che non sei altro. Mi ha ucciso. C'è la roba che mi ha messo più in ansia e la sera stessa la roba per cui non ho dormito pochissimo. Dai! Quando devo partire? Quando vuoi. Non ho mai viaggiato da solo così lontano comunque da casa, però l'avventura è l'avventura. In India succedono delle robe incredibili. Cioè il nostro algoritmo ormai avrà capito che abbiamo una sorta di fetish per le robe assurde che succedono in India, quindi ce le mandiamo sempre. È diventato un po' un meme, capito? Speravo riuscisse Varsavia perché si meritava un po' di tregua, perché sempre quei maledetti soldi che mi sentivo in colpa e invece no. Avevo una responsabilità grande, ovvero quella di portare a casa un video per un canale da 1,5 milioni di iscritti. Non l'ho mai fatto, non è il mio lavoro, quindi non è proprio semplicissimo. Ma siamo sicuri che in qualche modo vedrai che ce la farai. Cioè, a livello soldi, secondo me in India mi porto a casa più roba, forse. L'Europa è boring, noi preferiamo l'India. Varsavia. Però Giacomo una cosa intelligente l'ha detta: nonostante l'India possa non piacergli granché, è forse il posto dove rischia di risparmiare più soldi in assoluto, e risparmio uguale montepremi più grosso. Sei felice? Sei emozionato? No, sarà tosta. Sarà bello, sarà pagante e dopo avrai tanti soldi. Ma non lo so. Un po' ovvio che mi incuriosisce, però prima vorrei vedere altri posti rispetto all'India. Faccio altri danni al Family Mart. Tu che hai preso, amore? Madonna, amore. Male, ma ti ci metti pure tu. Ma poi sono le 6 del mattino. Sì, stavamo vivendo come ce lo sentivamo, non in base agli orari, anche i pasti. E adesso andiamo a dormire. Sai che non ti abbandonerei mai nella storia della vita. Se gli dispiace significa che ci tiene a me. Non abbiamo mai vissuto una cosa separati. Abbiamo preso il nostro volo di rientro. Sono le 6:52. Sì, già dorme e andiamo a dormire anche noi. Domani sarà una grande giornata. E così, 11 ore dopo... Buongiorno campione. Mi sa che abbiamo dormito un po', il fuso
Ci ha dato la testa. A un certo punto non aveva più senso il tempo. Un giorno apriamo le finestre. La nostra socchiusa, per favore. E vedo sto cazzo di qua. Silenzio. Chi conosce Ale lo sa. Ale dorme col phone acceso, il malato mentale. Prima usavo il ventilatore però anche d'inverno, adesso uso il phone anche d'estate. Mi ha contagiata. Ti concilia proprio il sonno. Ma sempre lo mette, sempre. Prima o poi prenderà fuoco. In effetti non so se sta cosa è proprio sicura, Sì, sì, è una follia. Vabbè, ma la testa, ragazzi, è strana. Come risvegliate, Chakra, fai vedere? Risveglia bene, però. Fare ossi della scimmia, camminare. Come primo esercizio, balla sui talloni. Sbattete dolcemente la zona del sacro. Grazie David e Fiore per questa lezione. Ogni mattina io e Ale facciamo questo rituale per svegliare il chakra. Io ho deciso di rimanere nella stessa stanza perché comunque dovevo aspettare il visto dall'India. Dal sito dell'India c'era scritto 3 giorni, 7 giorni. But we already paid an extension of 900 yesterday. Ti sto facendo risparmiare un cane. Non ci avevo pensato che avevamo pagato. Se sei fortunato e non sei sfigato in 2 giorni te lo fanno il visto. Però forse esiste una soluzione migliore nell'attesa del visto. Dottore? Ci stiamo sentendo molto prima del previsto. Ma se io domani venissi a Hong Kong, mi ospiteresti? Sì, non è un problema. A posto, perfetto. Vediamo se riesco a tagliarti i capelli anche. Ah, è vero, cazzo. Ci sta, grazie mille. Ciao Lucone, bacio. Ciao, ciao. Il king, il boss. Perfetto, soluzione prepartenza trovata. Non resta che lasciare Taipei. Giuro che fa male. Stiamo uscendo dall'hotel e io non vengo con voi, è stranissimo. È vero, eh? Cerca di goderti le sensazioni che proverai essendo da solo. Sarà bello e sono sicuro che ce la farai. La carta. Appunto, non dimentichiamocela, che altrimenti Giacomo rischia di rimanere qui. È notte, ce ne stiamo andando. No, ci sono 1000 luci adesso. Cosa ci siamo persi? Quando ho visto quanto era bella, tutta viva, ho detto cazzo, perché abbiamo dormito così tanto? Infatti ci voglio tornare. Felicissima che torniamo in Italia. Sono felicissima di averlo fatto, all'inizio ero molto titubante, avevo paura proprio. Ho paura. Fai bene. Un po' perché comunque sono ansiosa di mio, quindi tutti questi voli, paura di ammalarmi. Io mi pongo dei limiti che non esistono, quindi sono contenta alla fine del giorno. Già, ma se ci credi davvero, ma chi ti può fermare? Ufficialmente. Passaggio di testimone. Divertiti, fai bravo. Grazie. Che strana questa scena, ragazzi. Mi aspettavo tutto tranne che Ale potesse piangere. Dai, guarda, ma perché? Non lo so. Perché lui è un cucciolo? Cioè, ho pianto davvero. Cioè, io non piango mai. Amore. Qui in Giacomo ha trovato un amico oltre che un collaboratore lavorativo. Soprattutto quando non ci sono anch'io durante i suoi viaggi, sono tranquilla a sapere che è con Giacomo perché so che si vogliono bene, so che sono molto complici. No, mi viene da piangere adesso. Giuro. Cioè, se io avessi aggiunto altre 100 cose difficili che odiava, lui comunque l'avrebbe fatto per me. Che teneri. Penso che mi commuoverò così tanto solo quando Lionel Messi smetterà di giocare a calcio. Vai, asciugatevi anche voi le lacrime, che è giunto il momento di andare. Vabbè. Non so perché mi viene tanto da piangere, vabbè. Non piangere. Era impossibile che non piangessi. Dall'anima mi è venuto. Dai, non è fare sta roba con tuo padre, guardi la partita e divertiti. Torniamo alle spese, va, che qui l'obiettivo non è piangere, ma portarsi a casa il bottino. Questo è il budget che è rimasto, quindi ora questo verrà moltiplicato per 2 ed adesso ufficialmente ogni spesa che Giacomo affronterà sarà per 5. Basta. Ciao. Facci sapere. Sì. Ciao. Ciao. Credo in te. Anch'io. Oh, sono andati via per davvero. Un po' romantico, un po' nostalgico, un po' malinconico. Un'esperienza nuova, vediamo. Ok, e adesso? Come sempre, Padre Tempo opererà in silenzio. Nel prossimo episodio. Ragazzi, sono finito. Tutto ciò mi sembra follia totale. Mangiare il piatto più piccante del mondo. Fuoco. Che schifo. Prendere un treno in India. Cosa faccio? Prendo al volo? Penso quello che dice lui. Che ne tratti? Contrasto io un notto io. Forse questa roba devo calcolarla meglio.